Ciao, benvenuto alla lezione 10 del corso KiCad 9. In questo video vedremo altri plugin, vedremo dei ritocchi finali della scheda, il controllo DRC, il visualizzatore 3D e come ricalcare un'immagine per fare un reverse engineering. I plugin di PCBWay. Andiamo sempre su gestione plugin di fabbricazione. Già li vediamo qui, possiamo filtrarli scrivendo PCBWay. Sono questi due. Cliccando sopra abbiamo la descrizione di quello che fa il plugin. Li installiamo entrambi e li proviamo. Possiamo cliccare su installa su tutti e due. Nei pendenti troveremo tutti e due i plugin. Facciamo applica cambiamenti. Verranno scaricati ed installati. Qui possiamo chiudere. Andiamo sempre nel nostro PCB che abbiamo visto la volta scorsa. Ci ritroveremo i due plugin qua in alto. Clicchiamo sull'iconcina PCBWave e ci ritroveremo già i file salvati in una directory chiamata PCBWave Production con la data e l'ora. Quindi avremo la distinta materiali, i file Gerber già zippati, una netlist e un file di posizione. Quindi tutto l'occorrente che serve a PCBWave per la produzione. Se andiamo sulla finestra principale troveremo la cartella con dentro un'altra cartella che è la data e l'ora in cui li abbiamo generati con i file che abbiamo già visto. Se riclicchiamo un'altra volta sul plugin ci ricrea un'altra cartella con la data e l'ora, quindi avremo tutte le cartelle, tutte le generazioni fatte. Per effettuare l'ordine di solo il PCB ci basterà caricare solo questo file Gerber, come abbiamo già visto in altri video. Vediamo adesso l'altro plugin, che è questo. Questo plugin ci porta direttamente alla pagina di PCBWay e carica in automatico il file in un solo clic. Io comunque preferisco usare primo plugin in maniera che poi posso controllare i Gerber generati. Prima di andare a aprire i file Gerber generati col visualizzatore, ringrazio PCBWay che è anche sponsor di questo video. Per controllare i file Gerber prima di inserirli su PCBWay è meglio visualizzarli col visualizzatore di file Gerber andando qui apri file archivio zip, dobbiamo entrare in PCBWay Production, nella cartella troveremo il file zip, ci penserà il programma a scompattare i file e a farmeli visualizzare. Controlliamo se tutto va bene, attivando o disattivando i layer, se è tutto ok possiamo procedere al caricamento del file sul sito di PCBWay. Prima di proseguire con il plugin Free Routing, vediamo questo comando che ancora non l'abbiamo visto, che è la cancellazione globale di elementi. Per cancellare le piste, quindi per essere pronto poi il PCB ad essere usato con Free Routing, possiamo fare in due modi. O selezionare a mano le piste usando il filtro, quindi facendo piste, così cliccando cancella sulla tastiera, oppure faccio CTRL Z, abbiamo questo utile comando cancellazioni globali e qui possiamo decidere globalmente cosa cancellare. A noi interessa cancellare le piste e via, anche se via li abbiamo già cancellati prima, ed eventualmente le lacrime. E il tutto viene eliminato. Questo qui non è una pista ma è il ricalco che avevo fatto su layer bottom mask. Ci posizioniamo, premiamo H sulla tastiera due volte così possiamo vedere solo bottom mask e selezioniamo tenendo premuto shift e poi cancella sulla tastiera. Ripremo H e adesso il PCB è pronto per essere sbogliato. Sistemiamo anche queste serigrafie che sono rimaste fuori, però prima dobbiamo togliere l'unione, questo raggruppamento qui dobbiamo fare separa elementi. Andiamo su il front seal screen e rimettiamo a posto. Qui nelle prove sono andati anche cancellati i fori, quindi togliamo anche questo margine, lasciamo così che per lo sbroglio va più che bene. Facciamo un DRC, impronta C2, non corrisponde perché avevamo ridotto i pad, va bene. Qui non gli abbiamo dato un riferimento, quindi bisogna editare questo e lo chiamiamo TT1 giusto per dargli un riferimento. Rifacciamo il DRC, qui mi dice testo non specificato sullo strato retro, testo button Q perché bisognava premere R, c'è ragione, perché deve essere girato. Perfetto, via DRC.
impronta C2 è questo. Ok, adesso siamo a posto per sbrogliare. Salvo. Quindi vediamo adesso il plugin FreeRouting integrato. Ho scritto tra parentesi verificare installazione di Java JRE. Adesso andiamo a vedere perché. Dobbiamo cliccare su plugin contenuti, cercare FreeRouting, fare installa, applica cambiamenti, lo scarica, operazioni completate con successo. Nel plugin abbiamo queste informazioni. Mi dice che c'è bisogno di Java JRE21, di scaricarlo da questo link. Io ho provato ad installare Java JRE21 Eclipse da questo sito, però non funziona. Mentre invece funziona se glielo facciamo installare automaticamente a KiCad. In questo modo. Andiamo sul PCB, troveremo il plugin, sarebbe meglio aprire e chiudere il PCB. Clicchiamo su FreeRouting. La prima volta ci viene data questa informazione che non trova l'installazione di JRE version 21, di installarlo. Gli diciamo sì, se la va a scaricare ed installare. Eccolo qua. Lo installa in una directory temporanea e fa già partire il plugin. Se non clicchiamo niente, il plugin si avvia, fa già lo sbroglio, poi quando clicco fuori mi riporta le piste con lo sbroglio. Ha già fatto tutto lui. Se faccio CTRL Z, con CTRL Z non funziona perché non è un'operazione fatta da me ma l'ha fatta FreeRouting, quindi dobbiamo andare su modifica, cancellazione globali, piste via. Sarebbe meglio risincronizzare lo schematico del PCB perché con tutte le prove e modifiche che ho fatto probabilmente qualcosa si è incasinato. Quindi da qua facciamo aggiorna CS. Qui questi GND qui me li dà collegati perché probabilmente c'è ancora la zona piazzata. Andiamo a vedere. Sì. Quando ho fatto modifica, cancellazione globali, devo selezionare anche zone. Quindi oltre alle piste, anche le zone. Ok, a questo punto non c'è più niente e vedo gli elastici collegati. Per cambiare il modo degli elastici da curvi e rettilini, ecco il pulsante qui. Prima di lanciare FreeRouting è bene controllare le classi perché il FreeRouting utilizzerà queste regole per tracciare la larghezza delle piste. In particolare sullo schematico bisogna mettere un'etichetta direttiva, agganciarla alla netclass, all'im e piazzarla ad esempio qua. Salviamo, torniamo di qua, possiamo lanciare FreeRouting. Qui faccio cancel, così posso avere il controllo completo dell'applicazione. Prima di vedere le configurazioni, voglio farti vedere il sito di FreeRouting, che è questo, freerouting.org, dove puoi trovare i manuali e altre informazioni, ad esempio per l'utilizzo assieme a KiCad, che poi ti farò vedere che nell'installazione standalone puoi usarlo anche con altri CAD. Quindi qui cosa abbiamo? I setting generali, selezione dei layer, quindi solo il layer visibile o tutti i layer. Qui tutti gli item selezionati, le tracce, via i pin, di solito di default va già abbastanza bene. Layer, lo metto su bottom e tentiamo di farlo sbrogliare solo sul bottom. Poi routing, gli angoli che vogliamo, il modo, automatico, manuale. Questi qui sono altri settaggi che possiamo provare. Di default va già abbastanza bene. Qui se vogliamo modificare il modo di tracciatura, adesso fa sul lato top traccerà le piste in verticale, sul lato bottom in orizzontali. Qui abbiamo pochi componenti, quindi lo vedremo un po' poco questa cosa, però su schede abbastanza zeppe di componenti è bene specificarla. In questo autorouter manca il modo sia orizzontale che verticale. Se voglio i via o se non li voglio, il costo per i via, più il costo è alto e meno via mi piazzerà. Provo a togliere i via e poi ho le net dove posso segnare le classi, però questo è meglio farlo sullo schematico, come abbiamo visto. Net class, infatti, la lim default, eccoli qua. Qui abbiamo le stesse configurazioni che abbiamo visto sopra, qui per avviare l'autorouting, qui per cancellare le tracce, qui per vedere o meno gli elastici. Facciamo partire l'autorouting.
ha già finito, non ha messi via come gli ho detto, ha sbrogliato sia top che bottom. Io l'autorouter evito sempre di usarlo perché bisogna usarlo con molta cautela. Ha fatto giustamente le piste da 1 mm come le ho impostato io e le altre più sottili come sono state impostate. Se ci va bene, ok, se no possiamo andare a cancellarle facendo così. Possiamo anche modificare dei settaggi e riprovare a vedere. Posso andare a cambiare dei settaggi a vedere se migliora qualcosa. Riproviamo, cancelliamo, facciamo anche l'ottimizzazione, speed diciamo che lento, vediamo se migliora qualcosa. Eccolo dove il settaggio superiore, devo toglierlo di qui. Start, qui probabilmente vuole la registrazione, rg4tech.it@gmail.com. Queste è le mail che puoi usare anche per contattarmi. Salvo. Adesso ho fatto lo sbroglio solo il lato bottom. Se ci piace facciamo esci e ci troviamo le piste di qua. Se ne è dimenticata una, vabbè, probabilmente perché lui vede che comunque questo componente è già connesso internamente e non li fa. Però è strano che ha fatto questo e non questo. Ricancello tutto, piste via, perché sarebbe bene fare a mano le cose importanti prima di avviare l'autorouting. Esempio, i collegamenti bottom, farli a mano in maniera che lui non faccia casini e gli altri li lasciamo fare a lui. Quindi possiamo salvare così e lanciare l'autorouter. Se non tocco niente o clicco su start, lui parte, finisce e lo ridisegna. Siccome non ho tolto di sbogliare anche il top, me lo ritrovo già sbogliato. Lasciamolo così, così vediamo cosa ha combinato. Già vediamo cose un po' brutte. L'autorouter infatti non è intelligente, ma combina quelle cose qui e a volte ci vuole più tempo a sistemarlo che farle a mano. Quindi qui devo andare a cancellare, faccio prima e rifare il mio sbroglio. Così mi aveva fatto dei percorsi un po' strani e anche qui questa roba qui è assurda. Canc, poi questo premo U e faccio canc sulla tastiera. Devo collegare adesso questo spigo, devo fare così e così. Poi dobbiamo aggiungere le lacrime. Se le tiro a mano hai visto che le lacrime si inseriscono automaticamente, se no bisogna inserirlo. Bisogna andare su modifica lacrime, selezionare quello che ci serve e fare applica e lui ci aggiunge le lacrime dove prima non c'erano perché l'autorouter non genera le lacrime. Quindi abbiamo sistemato le piste, dobbiamo controllare anche quelle distanze qui, quindi fa anche una cosa di questo tipo, quindi controlliamo tutto. Possiamo anche vedere una alla volta facendo H, così vediamo meglio le piste. Andiamo sul top, questa è troppo vicina, quindi la allontano, questa è troppo vicina e la allontano. Le altre vanno abbastanza bene. Facciamo H e rifacciamo DRC alla fine. Ok, mi dà solo l'impronta C2, che in questo caso potrei selezionare, fare tasto destro, aggiorna impronta, aggiorna le impronte selezionate e ritorna di default. Quindi adesso il DRC che mi dava questa segnalazione con la freccia non mi dà più violazioni. Salvo e andiamo a vedere il file routing nel modo standalone. Dobbiamo andare su GitHub, il link lo possiamo trovare dentro nel plugin, nella gestione dei plugin, negli installati per il routing. Qui ci clicchiamo sopra, ci porta sulla pagina di GitHub. Dobbiamo andare qui dove ci sono dei release e scaricare la versione Windows o Mac o Linux, quella che ti serve. Io questa qui l'ho già scaricata e andiamo ad installarla. Eccola qua, mi dice che è un'applicazione scaricata da internet. Gli diciamo di proseguire comunque, installa. Oggi siamo alla versione 2.1.0.
Adesso lo troveremo installato come normale programma che possiamo lanciare. Eccolo qua. Però prima dovremo importare il file Spectra DSN. Spectra è un vecchio CAD che poi è stato acquistato nel 1997 da Cadence. E da allora i file Spectra sono diventati uno standard di interscambio tra i vari CAD per fare l'autorouting. Qui ci sono anche le istruzioni, disegnare il PCB nel vostro ambiente ed esportare il file Spectra DSN format. Infatti KiCad ci mette a disposizione questo file, dobbiamo andare in file, è bloccato perché mi è rimasta aperta questa finestra, questa qui bisogna chiuderla altrimenti non si riesce a fare nulla. Quindi adesso posso andare qui, fare esporta Spectra DSN, lo possiamo salvare anche dentro nel progetto. Ritorniamo in free routing, dobbiamo fare file apri, dobbiamo andare all'interno della cartella del progetto e selezionare il file DSN, come dice qua. Apri, ed eccolo qua importato, però prima dobbiamo togliere le piste. File, modifica, cancellazione globali, piste lacrime, file, esporta, Spectra DSN, lo sovrascriviamo, ritorniamo in free routing, facciamo file apri, ok, questa qui si apre all'inizio, la possiamo chiudere, qui possiamo fare i settaggi di prima, quindi dirgli che vogliamo solo il bottom e l'ottimizzazione. Andiamo. Una volta completato lo sbroglio, se ci va bene, se no cancelliamo, rifacciamo, modifichiamo settaggi. Dobbiamo esportare il file perché lui non è in grado di esportarlo in automatico su KiCad. Dobbiamo fare file, salva con nome. Il file in questo caso si chiama SES. Lo salviamo, quindi diciamo no, possiamo anche chiudere e qui fare importa. File, importa, Spectra Session, che è il punto SES che abbiamo salvato. Ed ecco il nostro sbroglio importato. Quindi se avete problemi nell'installazione del plugin potete sempre installare free routing in modo autonomo standalone. Dobbiamo sempre controllare che sia fatto tutto per il meglio, infatti tutte queste cose vanno sistemate come abbiamo visto prima, a mano, le distanze. A volte può essere comodo per velocizzare molti passaggi, quindi un po' di cose si fanno a mano, un po' di cose si fanno con l'autorouting e così via. Plugin da tenere in considerazione per accelerare lo sbroglio, però bisogna sempre prendere tutto con le pinze. I ritocchi finali e ispezione della scheda è quello che abbiamo appena visto, quindi dopo aver fatto l'autorouting bisogna fare tutti i ritocchi finali e fare il DRC alla fine, perché ci dobbiamo assicurare che sia tutto ok. Infatti è tutto ok. Visualizzatore 3D l'abbiamo già visto parecchie volte, vediamolo ancora nei dettagli. Possiamo accederci facendo Alt 3 oppure anche da questa iconcina qui. Abbiamo qui la possibilità di ritornare nella posizione iniziale con questo è lo zoom, questo qui è il render con l'ombra, quindi ci farà vedere le ombre dei componenti. Qui abbiamo le rotazioni in senso X, Y e Z. La vista dietro, se dobbiamo tornare questo qui, questo se dobbiamo girarlo, è molto comodo che in un colpo solo ce lo gira senza star lì col mouse che si fa molta fatica a volte a girare. Quindi con questo tasto torniamo, con questo rovesciamo, questi tasti corrispondono alle frecce che ci sono sulla tastiera. Questa è la vista ortogonale o meno, vedi come cambia. Questo qui serve per togliere quel pannello qui laterale. Ritorniamo nelle condizioni iniziali e poi qui abbiamo la possibilità di accendere e spegnere i layer, cambiare il colore al layer. Faccio un esempio: se vogliamo il mask di un altro colore, magari vogliamo farlo rosso il nostro circuito, e possiamo cambiarli sia sopra che sotto il colore della vernice del solder mask. Possiamo togliere i modelli 3D, quindi solo quelli SMD che noi non li abbiamo, i modelli a fuori passanti, così ce li toglie. Non toglie queste due qui perché probabilmente non sono state associate a modelli fuori passanti quando le ho inserite, ma sono associate a modelli virtuali, bisognerebbe andare a correggere l'impronta. Posso togliere i valori, i riferimenti, il testo impronte, serigrafia fuori scheda nel caso ci fossero serigrafie che fanno fuori dalla scheda. Posso usare i colori della scheda, i colori
del rame dell'editor, posso fare delle preimpostazioni o posso fare delle viste come abbiamo visto per il PCB. Un'altra cosa bella è la possibilità di esportare la vista corrente come file PNG o come file JPEG, se no dobbiamo fare un cattura schermo. Ricalco immagine o reverse engineering, perché ricalcando un'immagine possiamo fare il reverse engineering. Andiamo a vederlo. Salvo questo progetto, lo chiudo e ne facciamo uno nuovo, lo chiamo ricalco immagine. PCB. Per fare il ricalco dell'immagine dobbiamo inserire l'immagine del nostro PCB. Io li avevo già preparati per un altro video che avevo fatto tempo fa su EasyAda. Mettiamo la griglia a 1 mm, poi la piazziamo in mezzo. Questa è una scheda che avevo fatto io tempo fa, che ancora non era stata montata. Per fare il reverse engineering, quindi ricopiare tutte le piste di una scheda che dobbiamo duplicare, dobbiamo togliere tutti i componenti, pulire per bene, passare in scanner e aumentare il contrasto al massimo per vedere al meglio le piste. Questo qui è il lato top, poi ho anche il lato bottom. Dobbiamo ricopiare prima un lato e poi l'altro. Una volta importato, se facciamo E possiamo andare a editare le immagini e sistemare la scala, oppure anche convertirla in scala di grigi se vogliamo. Adesso in scala 1:1 tirata su dal mio scanner. Andiamo però a misurare con lo strumento di misura, che deve essere, adesso la misuro, che è questa qui, faccio vedere qui in camera, è questa, la misuro, sono 65 di base e 72 di altezza, quindi questo è 72, 72,2 e 65. Poi inizio a disegnare il contorno, andiamo su Layer Edge Cut, prendiamo il rettangolo e facciamo il contorno 65x72. Su qui devo disabilitare gli agganci, devo mettere il punto di zero qui, origine griglia e origine quote, lo facciamo qui in maniera che adesso siamo facilitati. Se non premo lo shift lui mi si aggancia magneticamente in quel punto qui, se premo shift sulla tastiera mi si aggancia alla griglia, quindi io faccio 65x72. Ovviamente quel punto qui non è proprio centrato, andiamo a vedere, eccolo qui, perché è un po' storto, quindi dovremo trovare dei compromessi. Poi siccome questo qui è un circuito passo 254, porto l'origine su un foro, magari questo qua, quindi l'origine griglia, l'origine quote, adesso premo N per avere una griglia più fitta e vado a centrarmi, sono 0,1, 0,05, ok, metto qui. E adesso vado passo 254 per vedere se da qui a qui 15,2 più o meno ci siamo. L'opacità della scheda, vedi che quando clicco fuori dobbiamo andare qui su oggetti, immagini e la mettiamo al massimo. Ok, salviamo. Adesso dobbiamo montare i componenti. Adesso io non ho sotto mano l'elenco componenti, però mi ricordo che qui c'era un PIC 16F876, se non sbaglio. Lo vado prima a disegnare sullo schematico, io vado a cercare nei componenti, lo vado a filtrare, PIC 16F876, devo associargli poi l'impronta, è un 28 pin, se non sbaglio, lo piazzo, lo edito e associo l'impronta SO Package 28 wide SOP 28. Facciamo la nota U1 e chiaramente se ci fosse stata la serigrafia dovevamo rispettare i componenti sulla serigrafia. Siccome la serigrafia non è stampata possiamo dargli noi i riferimenti che vogliamo. Andiamo su qua, PCB, e importiamo l'impronta. Vediamo se è giusta. No, devo andare a vedere che PIC c'era montato. Ok, sono riuscito a trovare la stecca, la faccio vedere qua. Sono 16F678, quindi dobbiamo ritornare sullo schematico. Non è questo, è 678, ricordavo male, non c'è. Ho tolto il componente dalla stecca e ho scoperto che è un 16F628, l'ho scritto col pennarello, si era cancellata. PIC 16F628. Infatti c'è, mi sembrava strana la cosa. Infatti c'è anche il mio che avevo creato. Andiamo a vedere se ce n'è uno già con l'impronta associata. Questo
Mettiamo qui, annotiamolo, associamo l'impronta che è un SO18. SO18 wide è questa. Ok, posso salvare, andare sul PCB, questo lo posso cancellare, rifaccio un'aggiorna, vediamo se va bene. È lui. Ok, cerco di piazzarlo il più centrato possibile, va bene così, lo edito e tolgo questo e tolgo anche la visualizzazione del layer. Vabbè. E quindi pian pianino bisogna mettere tutto. Adesso non stiamo qui a farlo insieme perché ci vorrebbe troppo tempo, ma il concetto è questo: ci mettiamo adesso su layer rame e dobbiamo ricalcare tutte le piste e anche la larghezza. Andiamo a vedere questa qui che larghezza ha, 0,2, prendiamo 0,3, sì, sembrerebbero 0,3, sarebbe meglio farle uscire tutte da qua, quindi se ci sono migliorie da fare le facciamo e così via. Copiamo tutto questo lato, poi quando dovremo fare il bottom cancelliamo questa immagine e inseriamo quell'altra. Però prima di fare il bottom dobbiamo inserire perlomeno le morsettiere, inseriamone una. Questa qui è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vediamo se c'è una morsettiera a 11. Per chiudere tutto bisogna fare compatta tutto. Possiamo utilizzare questo, che gli diamo riferimento, lo editiamo, impronta, connector, Phoenix, vediamo un po' una di queste, passo 508, questo potrebbe andare bene, salvo, aggiorno dallo schema, ruoto e lo vado a posizionare. Il più centrato possibile, così vi faccio vedere. Possiamo spostare eventualmente e caricare quell'altra saldatura, dobbiamo centrarla e qui vedo che non è centrata, la sposto tenendo lo shift. Ok, più o meno ci siamo, il concetto è questo. Quindi adesso siamo al lato soldatura, quindi ci mettiamo sul lato soldatura, volendo spegniamo il lato componenti. Associato, qui gli dobbiamo dire questo, lo possiamo anche bloccare eventualmente. Spegniamo il layer componenti e qui allo stesso modo anche lato soldatura dobbiamo fare le stesse cose, quindi ricalcare le piste. Se questi sono via, premo V e piazzo il via, controllando poi che le dimensioni siano corrette. Prima uno strato e poi l'altro. Poi si fa il controllo di RC. Tutti i componenti che posizioniamo prima lo mettiamo sullo schematico, che poi con molta pazienza possiamo anche ricavare lo schema. Per il ricalco immagine è tutto, quindi visto come è facile ricalcare un circuito stampato esistente proprio ricopiandolo, spero che questo video ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!